Pronti per un test di grammatica avanzata in italiano? Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi metterò alla prova le tue conoscenze di grammatica avanzata in italiano. Come funziona questo test? È molto semplice. Vedrai sullo schermo una domanda e devi rispondere a quella domanda. Se rispondi correttamente a tutte le domande, che sono 12, allora probabilmente hai un livello avanzato in italiano, quindi un livello B2 o C1. Ovviamente non possiamo giudicare un livello solo dalla grammatica, però è un inizio. Ma io direi di iniziare subito dalla prima domanda. Iniziamo da una bella domanda sulle preposizioni. Quindi devi semplicemente completare la frase con la preposizione corretta. La frase è: Carla non si trova bene nella sua città, perciò sta pensando trasferirsi a Firenze. Qual è la preposizione corretta? Ti do qualche secondo per pensare. La risposta corretta è di. Perciò sta pensando di trasferirsi a Firenze. In italiano, con il verbo pensare, usiamo la preposizione di quando vogliamo dire che abbiamo l'idea di fare qualcosa. In questo caso lei ha l'idea di trasferirsi a Firenze. Ora andiamo avanti. Qui devi completare la frase con la forma corretta del verbo andare al trapassato prossimo. Quindi, quando sono arrivato alla festa, tutti gli invitati, andare, già via, trapassato prossimo. Pensaci. La risposta corretta è: quando sono arrivato alla festa, tutti gli invitati erano andati già via. Erano andati. E perché usiamo il trapassato prossimo? Per indicare un'azione passata, quindi più lontana nel passato rispetto ad un'altra azione passata. Qui stiamo dicendo che quando io sono arrivato alla festa, nel passato, gli invitati erano già andati via. Ma quando? Prima che io arrivassi. Quindi prima gli invitati sono andati via e poi io sono arrivato. L'azione degli invitati che va via è precedente e più passata rispetto a io che arrivo alla festa. Hai capito? Andiamo avanti. Adesso devi scegliere il connettivo giusto. La frase è: ti aiuterò con piacere. Tu riconosca i tuoi errori. Puoi scegliere tra purché, affinché, piuttosto che. Qual è il connettivo corretto? Il connettivo corretto è purché. Ti aiuterò con piacere, purché tu riconosca i tuoi errori. Che cosa sono i connettivi? I connettivi sono queste piccole parole che servono a collegare due frasi insieme. E ovviamente se studi l'italiano ad un livello avanzato devi conoscere questi connettivi un po' più particolari. Questo per esempio è un connettivo condizionale, ma un connettivo condizionale particolare. Perché questo? Perché la frase dice: ti aiuterò con piacere purché tu riconosca i tuoi errori. Quindi io ti aiuterò, ma qual è la condizione? A che condizione io ti aiuterò? Se tu riconosci i tuoi errori. Condizionale. Se tu, ecco, hai capito? Quindi purché va a esprimere questa condizione, questo limite, possiamo dire, e senza questa condizione la frase principale
non avverrebbe. Quindi senza questa condizione, cioè il fatto che tu riconosca i tuoi errori, io non ti aiuto. Cioè se tu non riconosci i tuoi errori, io non ti aiuto. Ecco perché in questa frase purché è perfetto. Ora andiamo avanti. Qui devi completare la frase con il passato remoto del verbo dire. E sono stato buono perché il passato remoto del verbo dire è quello più conosciuto. La frase è: il marinaio, la tempesta sta arrivando. Qual è il passato remoto? Il marinaio disse. Il marinaio disse: la tempesta sta arrivando. Ora, il passato remoto è un tempo del passato in italiano che è uguale al passato prossimo in termini di funzione. Infatti il passato remoto si usa per esprimere delle azioni iniziate e finite nel passato. Però non è un tempo molto usato nel parlato, è un tempo verbale che si usa nei libri. Quindi se a te piace leggere i libri in italiano, i romanzi, eccetera, devi imparare il passato remoto. O meglio, non devi impararlo, ma devi riconoscerlo. Ti faccio un esempio pratico. Nel nostro corso Italiano Vero Avanzato abbiamo tutta un'unità sul passato remoto. Io ti spiego tutti i dettagli, ti spiego come si coniuga, perché il problema del passato remoto è che ci sono troppi verbi irregolari. Poi tu puoi scegliere se studiare il passato remoto, quindi imparare effettivamente il passato remoto anche con tutto il materiale che noi ti diamo nel corso avanzato, o imparare a riconoscerlo. Ti diamo dei consigli su come riconoscere il passato remoto. Ci sono anche tanti esercizi nel corso che ti aiutano a lavorare col passato remoto e quindi a saperlo riconoscere quando stai leggendo. Quindi se ti piace leggere, devi imparare il passato remoto. E comunque tutti gli argomenti che vediamo nel video di oggi sono nel nostro corso Italiano Vero Avanzato. Quindi se vuoi migliorare la tua conoscenza di questi argomenti, guardare video lezioni di grammatica, di vocabolario, di cultura e anche esporti a materiale autentico come canzoni, monologhi politici, monologhi comici, interviste, allora il corso avanzato è perfetto per te. Puoi dare un'occhiata cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento o visitando la nostra pagina web www.teacherstefano.com/corsi. E ora andiamo avanti. Adesso devi completare questa frase con l'avverbio giusto. La frase è: ieri alla festa è venuta Laura, che di solito non partecipa mai a questi eventi. Puoi scegliere tra mica, perfino o almeno. Ti do qualche secondo per pensare. La risposta corretta è perfino. Ieri alla festa è venuta perfino Laura, che di solito non partecipa mai a questi eventi. Cosa significa perfino? Perfino è un avverbio avanzato che usiamo in italiano per sottolineare, per enfatizzare la straordinarietà di qualcosa. Di solito Laura non partecipa a questi eventi, ma c'era perfino lei. Quindi c'erano delle persone e perfino Laura. Cioè vai a pensare la straordinarietà di questa cosa. Quindi io voglio esprimere questa sorpresa perché non mi aspettavo che Laura venisse a questo evento. Quindi, come vedi, quando parliamo di italiano avanzato, di grammatica avanzata, non parliamo solo di verbi, non parliamo solo di congiuntivo, ma parliamo anche di queste piccole cose, come i connettivi o gli avverbi. Perché tu puoi dire questa frase anche senza perfino. Io posso dire: ieri alla festa è venuta Laura, che di solito non partecipa mai a questi eventi.
la frase è corretta. Ma se tu conosci questi avverbi avanzati, puoi aggiungere delle sfumature molto particolari alle tue frasi. E questa è la differenza tra uno studente intermedio e uno studente avanzato. Lo studente avanzato conosce queste parole che cambiano, aggiungono quel qualcosa a una frase. Andiamo avanti. Adesso devi prendere questa frase qui e trasformarla nella forma passiva. La frase è: l'azienda ha assunto molti nuovi impiegati quest'anno. Ora trasformiamo questa frase nella forma passiva. Ti do un po' di tempo per pensarci. Se necessario, metti in pausa il video. La frase è: molti nuovi impiegati sono stati assunti quest'anno dall'azienda. Quindi quando noi trasformiamo una frase dalla forma attiva alla forma passiva, facciamo diventare l'oggetto, quindi i nuovi impiegati, il soggetto della frase. E questo è uno dei motivi principali per cui abbiamo la forma passiva in italiano, per enfatizzare l'oggetto, quindi spostare l'attenzione dal soggetto, quindi l'azienda, all'oggetto, i nuovi impiegati. Al passivo usiamo sempre il verbo essere, quindi ha assunto diventa sono stati, più il participio passato. Sono stati assunti quest'anno dall'azienda. Se hai scritto la frase in un ordine diverso, non è un problema. Per esempio, sono stati assunti molti nuovi impiegati quest'anno, va bene. Ora qui devi scegliere l'opzione corretta. Indicativo o congiuntivo? Dobbiamo trovare un ristorante che ha o abbia opzioni vegane, altrimenti Giulia non può venire con noi. Qual è la risposta corretta? Ha o abbia? La risposta corretta è abbia. Dobbiamo usare il congiuntivo. Dobbiamo trovare un ristorante che abbia opzioni vegane, altrimenti Giulia non può venire con noi. E perché dobbiamo usare il congiuntivo? Beh, qui abbiamo una frase relativa introdotta dal pronome relativo che. Infatti le frasi sono due. Dobbiamo trovare un ristorante e il ristorante ha opzioni vegane. Possiamo unire queste due frasi con un pronome relativo, che. In questo caso che sostituisce ristorante. Ma perché dobbiamo usare in questa frase relativa il congiuntivo? Perché il fatto viene presentato come qualcosa di possibile, qualcosa che non è sicuro. Perché io non ho in mente un ristorante preciso. Per esempio, se dicevo dobbiamo prenotare il ristorante Acqua Fresca che ha opzioni vegane. In questo caso io sto parlando di un ristorante che conosco, un ristorante sicuro, un ristorante che esiste. Sono sicuro che il ristorante Acqua Fresca ha opzioni vegane. Quindi sto parlando di un fatto reale. Allora usiamo l'indicativo. Dobbiamo prenotare il ristorante Acqua Fresca che ha opzioni vegane. Ma nell'altra frase dobbiamo prenotare un ristorante che abbia opzioni vegane. Tu sai qual è il ristorante? No, dobbiamo ancora trovarlo. Non esiste ancora. Ecco perché, dato che stiamo presentando il fatto come possibile, non sicuro, indeterminato, allora dobbiamo usare il congiuntivo. Ora guardiamo questo piccolo dialogo e devi scegliere la definizione corretta di no. Stasera mangiamo fuori, no? Va bene, ci penso. Te la rileggo. Stasera mangiamo fuori, no? Va bene, ci penso. Perché usiamo no? Per negare quello che abbiamo detto prima, per prendere tempo o per chiedere una conferma. Pensaci un po'.
Beh, stiamo usando no per chiedere una conferma, quindi la risposta corretta è la C. Infatti no, con il punto interrogativo alla fine di una frase, no, no, stasera mangiamo fuori, no, ha il significato di conferma. Ha questo significato, cioè lo usiamo per chiedere conferma. Conferma di quello che abbiamo detto prima. Quindi significa, giusto? Stasera mangiamo fuori, giusto? Stasera mangiamo fuori, è vero? Hai capito? Ora andiamo avanti. Qui devi completare con il congiuntivo giusto e mi raccomando, attenzione alla concordanza dei tempi. La frase è strano che Marco non rispondere, devi usare il verbo rispondere, al telefono ieri sera. Sta bene? Pensaci un po'. Se hai bisogno di più tempo, metti in pausa. Beh, qui dobbiamo usare il congiuntivo passato. È strano che Marco non abbia risposto al telefono ieri sera. Sta bene? Il congiuntivo passato si forma con il congiuntivo presente del verbo essere o avere più il participio passato del verbo. E quando usiamo il congiuntivo passato? Beh, quando vogliamo esprimere un'azione passata rispetto ad un'azione nel presente. In questo caso io che cosa sto dicendo? Che è strano ora, ok, nel presente, che Marco non abbia risposto al telefono ieri sera, quindi nel passato. Quindi per esprimere questo rapporto di passato rispetto ad un'azione presente usiamo il congiuntivo passato. E no, non possiamo dire rispondesse e non possiamo neanche dire avesse risposto. L'unica risposta corretta è abbia risposto. Questo perché nella frase principale abbiamo strano, abbiamo un presente. E quando nella frase principale abbiamo un presente, nell'altra frase, col congiuntivo, possiamo usare il congiuntivo presente per esprimere due azioni che avvengono nello stesso momento, o, come in questo caso, il congiuntivo passato per esprimere un'azione che è successa nel passato. Ci sono casi particolari in cui possiamo usare anche l'imperfetto, ma non ne parliamo ora. Passiamo alla prossima domanda. Anche qui devi scegliere l'opzione giusta. I politici convincono gli elettori a votarli promettendo o promesse delle riforme. Qual è la scelta corretta? Beh, qui dobbiamo usare il gerundio, promettendo delle riforme. Questo perché in italiano il gerundio si può usare per tante cose. Sì, lo usiamo principalmente per dire sto guardando, sto giocando, quindi il presente progressivo. Ma possiamo usarlo anche in altre frasi per tanti usi diversi. In questo caso abbiamo un uso modale del gerundio. Che significa? Beh, nella frase io sto dicendo che i politici convincono gli elettori a votarli, ma come li convincono? In che modo li convincono? Promettendo delle riforme. Quindi qui usiamo promettendo per esprimere il modo in cui i politici convincono gli elettori a votarli. Ed ecco perché possiamo usare il gerundio. Andiamo avanti e giochiamo col discorso indiretto. Anche qui devi scegliere l'opzione giusta. Monica ha detto: inizierò a correre. Ma se adesso voglio trasformare questa frase in discorso indiretto, quindi voglio riportare le parole di Monica, dirò: Monica ha detto che inizierà a correre, inizierebbe a correre, avrebbe iniziato a correre. Qual è la risposta corretta? Beh, la risposta corretta è la C. Avrebbe iniziato a correre. Questo perché in italiano usiamo il discorso indiretto per riportare le parole di una persona e ci sono proprio delle regole, delle tabelle che ti dicono come trasformare i verbi.
Quando nella frase abbiamo un futuro, come in questo caso, inizierò a correre, vabbè, prima di tutto dobbiamo usare la terza persona perché parliamo di Monica. E il futuro diventa un condizionale passato. Perché? Perché Monica ha detto nel passato che in un momento futuro rispetto al passato avrebbe iniziato a correre. Quindi parliamo di un momento futuro rispetto ad un momento passato. Ecco perché usiamo il condizionale passato. Ora possiamo anche dire inizierà a correre? In alcuni casi sì, in un italiano più colloquiale possiamo usare anche il futuro. Quando l'azione passata, ha detto, è avvenuta pochi secondi fa. Cioè se Monica ha detto inizierò a correre 5 secondi fa, allora possiamo usare anche il futuro e quindi dire Monica ha detto che inizierà a correre. Quindi questo è un caso un po' più particolare ma molto frequente nell'italiano di tutti i giorni, nell'italiano colloquiale. E ora finiamo con una domanda proprio complessa. Una domanda sulla dislocazione. Infatti devi completare questa frase, questa dislocazione, con il pronome giusto. Anche se non avevamo molta fame, la pizza, metti il pronome, abbiamo mangiata lo stesso. Pensaci un po'. Beh, la risposta corretta è anche se non avevamo molta fame, la pizza l'abbiamo mangiata lo stesso. Devi sapere che in italiano c'è questo fenomeno linguistico avanzato ma molto usato proprio tutti i giorni dagli italiani chiamato dislocazione. La dislocazione significa cambiare l'ordine delle parole per spostare l'enfasi, l'attenzione su qualcos'altro. Qui spostiamo l'attenzione sulla pizza, cioè noi abbiamo mangiato la pizza, ma l'enfasi non è su noi, ma sulla pizza. Quindi prendiamo la pizza e la mettiamo all'inizio della frase. Però la regola dice che se tu sposti l'oggetto all'inizio della frase, poi devi usare un pronome. Il pronome per sostituire la pizza, che è femminile e singolare, è la. E la di fronte a abbiamo diventa L'. Quindi la più abbiamo diventa l'abbiamo. La dislocazione è davvero uno dei miei argomenti preferiti in italiano e nel corso italiano vero avanzato c'è tutta un'unità sulla dislocazione, usando anche come materiale autentico un monologo comico che io amo, il monologo di Teresa Mannino, una famosissima comica italiana, con le differenze tra il nord e il sud Italia. Fa super ridere. E ci sono delle dislocazioni. Allora, com'è andata? Forse ho fatto delle domande un po' troppo difficili. Però, se su 12 domande hai risposto bene a 7, 8, significa che hai fatto un ottimo lavoro. Se hai fatto un punteggio più basso, non è un problema, semplicemente non hai ancora un livello avanzato e devi studiare un po' di più. Se hai fatto un punteggio più basso, non deve essere motivo di frustrazione, ma di motivazione. Devi sentirti motivato a studiare di più, a imparare nuove cose, così puoi tornare su questo video, su questo test tra 6 mesi e rispondere correttamente a tutte le domande. Quindi mi raccomando, scrivi qui sotto nei commenti come è andato il test, a quante domande hai risposto correttamente e se c'è qualcosa, qualche domanda che non hai capito, scrivila qui sotto e farò il possibile per rispondere. E se il video ti è piaciuto e magari ti sei anche divertito, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo ci aiuta tantissimo a far crescere il canale, davvero. Per te può sembrare un piccolo gesto, ma per noi è davvero una cosa grande che ci aiuta davvero tanto. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!